Grazie alla tecnologia moderna, il modo di imparare le lingue è stato completamente rivoluzionato. Tu adesso stai imparando una lingua direttamente dal divano di casa tua, guardando un video su YouTube. Puoi fare corsi direttamente da casa tua, online, e puoi imparare nuove parole usando delle app con algoritmi avanzati. Possiamo addirittura fare delle lezioni con professori che si trovano a migliaia di chilometri da casa nostra. Tutto questo è incredibile, ma non finisce qui. La tecnologia va sempre avanti e l'intelligenza artificiale diventa sempre più evoluta, più intelligente. Ed è proprio grazie all'intelligenza artificiale che il modo di imparare le lingue cambierà radicalmente. Vediamo allora come possiamo utilizzare l'intelligenza artificiale del 2023 per imparare una nuova lingua. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi voglio parlare di un argomento che per me è davvero molto interessante ed è anche qualcosa di cui si sta parlando moltissimo negli ultimi giorni. Infatti voglio parlarti di intelligenza artificiale, in particolare di ChatGPT e come possiamo utilizzarlo per imparare e migliorare il nostro italiano. ChatGPT è una piattaforma creata da OpenAI, un'azienda di intelligenza artificiale, ed è sostanzialmente una piattaforma che ci permette di interagire in modo sicuro con un'intelligenza artificiale attraverso proprio una chat, come se stessimo parlando con qualcuno che fa quello che diciamo noi, ci dà le informazioni di cui abbiamo bisogno. ChatGPT è in grado di scrivere articoli su praticamente qualsiasi argomento, risolvere degli indovinelli e anche darci delle idee molto originali su, per esempio, il regalo da fare al nostro partner. Ma come possiamo utilizzare ChatGPT per migliorare in italiano? Beh, ci sono davvero tantissime cose diverse che possiamo fare, quindi segui attentamente questi consigli perché ti assicuro che ChatGPT diventerà il tuo nuovo miglior amico. Prima di tutto possiamo fare delle traduzioni. Beh, ChatGPT non è proprio il mio traduttore preferito. Il mio traduttore preferito è DeepL, che è comunque un traduttore online davvero fantastico, super accurato, che comunque usa l'intelligenza artificiale. Però ChatGPT non è così male. Adesso proviamo a tradurre una frase in italiano in 5 lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese. E se tu parli una di queste 5 lingue, o anche più di una, per favore scrivi qui sotto nei commenti se la traduzione è accurata, se ti piace. Ovviamente la frase non sarà così facile, userò dei verbi pronominali, quindi delle espressioni italiane un po' più complesse, un po' più idiomatiche. Vediamo come se la cava ChatGPT. Ok, proviamo. Chiediamo a ChatGPT di tradurre questa frase in 5 lingue. Quindi traduci questa frase in 5 lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco e portoghese. La frase è questa: ho chiesto a mio figlio di mettercela tutta con la scuola. Mettercela tutta significa impegnarsi al massimo, fare il massimo che possiamo. Ma come al solito non l'ha fatto e ha preso un brutto voto. Non ce la faccio più con lui, cioè sono esausta. In questo caso parliamo di una mamma esausta del figlio che non vuole studiare. Io ovviamente potrò valutare la traduzione soltanto in inglese, perché è la lingua in cui mi sento più a mio agio, però voi controllate anche le altre traduzioni. Vediamo. Ok, allora ha finito di generare le risposte. Cosa ne pensate? Mettete in pausa il video così potete leggere la risposta nella lingua che parlate. Ovviamente non sono madrelingua inglese, però la traduzione in inglese mi sembra abbastanza accurata. Personalmente non avrei detto give
it his all. Quando insegno ai miei studenti americani mettercela tutta è come dire appunto to do someone's best, to do your best, no? Quindi no, non lo so, non mi piace tanto. Ottima però la traduzione di I can't take it anymore with him. Quindi secondo me questa è una traduzione abbastanza accurata, non credete? Le altre lingue date un'occhiata e fatemi sapere qui sotto nei commenti se trovate la traduzione accurata. E questa ovviamente era una frase bella difficile, Però prima di andare avanti e mostrarti gli altri usi che possiamo fare di ChatGPT per migliorare in italiano, voglio parlarti di un'altra piattaforma fantastica che io adoro per migliorare in italiano e sto parlando di Lingopie. Lingopie è una piattaforma che ti permette di guardare film e serie TV in italiano attraverso dei sottotitoli fantastici interattivi. I sottotitoli sono molto importanti quando stiamo imparando una nuova lingua e grazie a Lingopie puoi scegliere se avere i sottotitoli in italiano, in inglese o in entrambe le lingue. Addirittura i sottotitoli sono interattivi, come ti ho detto prima, quindi puoi cliccare su una parola per aggiungerla alla tua lista, ascoltare subito la pronuncia e anche guardare il significato. Una delle cose che mi piace di più di Lingopie è la trascrizione completa che possiamo avere di fianco al film o alla serie TV che stiamo guardando. Infatti, grazie alla trascrizione possiamo anche avere un'idea d'insieme sulle parole ed espressioni su cui dobbiamo concentrarci. Infatti sono indicate in arancione. Poi ricorda che il catalogo di Lingopie è sempre in aggiornamento, quindi non ti preoccupare, avrai sempre qualche film o serie TV da guardare. Insomma, Lingopie è una piattaforma davvero molto bella che ho anche io usato in prima persona e ho consigliato davvero tante volte sul canale. Per usare Lingopie clicca sul link qui sotto in descrizione per avviare la tua prova gratuita di 7 giorni e poi avere uno sconto sui loro piani. Grazie mille al team di Lingopie per aver sponsorizzato questo video e possiamo anche capire, e questa secondo me è una cosa molto importante, che grazie alla tecnologia possiamo fare delle cose fantastiche per apprendere una nuova lingua. Andiamo avanti e vediamo un altro uso che possiamo fare di ChatGPT. Possiamo chiedere a ChatGPT di fornirci degli esempi su come usare una determinata parola o espressione in italiano. Questo è molto utile perché se non sappiamo come usare una parola o un'espressione in italiano, non useremo mai questa parola o espressione. Forse conosciamo il significato, ma non riusciamo a capire bene come usarla. Allora possiamo chiedere a ChatGPT degli esempi pratici su come usare quella parola. Molti miei studenti hanno problemi con la parola allora, non sanno come si usa. Vediamo se ChatGPT riesce a spiegarlo. Quindi possiamo dire: come usare la parola allora in italiano e dammi alcuni esempi pratici. Vediamo. Cosa ne pensate? Mi sembra sicuramente un'ottima spiegazione. Comunque diciamo che ha un po' parlato di tutti gli usi di allora. Diciamo che ha un po' mischiato, no? L'idea del momento preciso nel tempo o esprimere una conseguenza logica. Diciamo che non riesco molto a capire cosa intende con indicare un momento preciso nel tempo, perché allora non serve per indicare un momento preciso nel tempo. O meglio, sì, in un caso specifico, quando diciamo allora nel senso di a quel tempo. Per esempio, allora non era possibile pagare con la carta di credito in tutti i ristoranti, per esempio. Cioè, a quel tempo non era possibile farlo. Però, insomma, allora ci vediamo alle 8 di sera, non è una spiegazione corretta di come usare allora per indicare un momento nel passato. Il resto però mi sembra tutto corretto, quindi una conseguenza, una conclusione. Per esempio, hai studiato abbastanza, allora puoi fare l'esame con tranquillità, cioè quindi. Oppure non ti piace il pesce, allora possiamo andare al ristorante messicano. Oppure anche come interiezione, viene molto usata la parola allora come interiezione. Per esempio, allora sei finalmente tornato,
Oppure allora, quando iniziamo, per esprimere impazienza. Veramente molto molto belli questi esempi, sono davvero molto carini. Momento preciso nel tempo, non molto. Però comunque è stata davvero un'ottima spiegazione. Possiamo chiedere a ChatGPT anche di correggere il nostro testo. Per esempio correggere l'ortografia, come scriviamo le parole, la grammatica e anche proprio la struttura linguistica in generale. Infatti il linguaggio di ChatGPT è davvero molto molto evoluto e quindi può aiutarci a parlare in italiano più correttamente se facciamo errori. Vediamo come farlo. È molto semplice, diciamo correggi questa frase. Questa è la frase che ho preparato e vediamo se ChatGPT riesce a correggerla. Wow, incredibile! Allora, prima di tutto il primo errore che abbiamo qui è ho fatto, che invece è ho fatto, abbiamo una doppia T nel participio passato di fare. Ho fatto una torta e la mia figlia. Qui ci sono due errori. Errore numero 1 è l'uso dell'articolo la, perché noi con i nomi dei membri della famiglia singolari quando abbiamo un aggettivo possessivo non usiamo l'articolo, quindi non è la mia figlia ma mia figlia. Inoltre c'è un errore di ortografia perché non è filia scritto F-I-L-I-A ma F-I-G-L-I-A, quindi abbiamo GL, figlia. Quindi ho fatto una torta e mia figlia l'ha mangiata tutta. Quindi l'errore qui è che c'era scritto l'ha mangiato tutto, però dato che stiamo parlando di torta, tutto diventa tutta perché è tutta la torta e mangiato diventa mangiata perché quando abbiamo un participio passato in una frase in cui abbiamo usato un pronome oggetto diretto, il participio passato cambia in genere e numero in base all'oggetto che abbiamo sostituito. Dato che abbiamo sostituito torta, che è femminile e singolare, mangiato diventa mangiata. Poi qui abbiamo detto se avrei fatto 2 di torte, questo è un errore perché abbiamo un periodo ipotetico del terzo tipo, quindi dell'irrealtà, che si forma usando il congiuntivo trapassato con il se. Qui abbiamo avrei che è un condizionale passato, quindi se avrei fatto diventa se avessi fatto e poi non è necessario dire 2 di torte, ma semplicemente 2 torte. Poi io ho scritto le mangerebbe tutte e due, in realtà qui è preferibile usare il condizionale passato perché parliamo di una azione, una conseguenza che non si è avverata nel passato, quindi le avrebbe mangiate e poi io ho scritto tutte e due, in realtà in italiano diciamo tutte e due, però ChatGPT ha deciso di sostituire tutte e due anziché con tutte e due, la versione diciamo corretta, con la parola entrambe che comunque funziona. Fantastico, una frase piena di errori completamente corretta. Possiamo anche provare a chiedere spiegazioni e dire per esempio spiegami i miei errori. Ai 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 ai. Allora, sì, sicuramente ci ha un po' spiegato, vedete, fatto e non fato, va bene, la mia figlia, ci dice che figlia è un errore di ortografia, ma non ci spiega l'articolo, poi, vabbè, ci dice tutto, no, tutta perché è femminile, vabbè, abbastanza ovvio, però comunque non ci dà altre, diciamo, informazioni su mangiata, sul participio passato, e poi qui c'è un errore perché dice che la forma corretta sarebbe il congiuntivo imperfetto, se avessi fatto 2 torte, ma non è un incongiuntivo imperfetto, ma un congiuntivo trapassato. Quindi, come vedete, ok, la frase è super corretta di ChatGPT, ma la spiegazione non proprio. E ora vediamo un altro uso molto molto interessante di ChatGPT che può aiutarci a trovare delle risorse molto utili per studiare l'italiano. Io su questo canale vi ho consigliato tantissime risorse per migliorare in italiano. Per esempio vi ho consigliato tanti film, serie TV, altri YouTuber. Vediamo se ChatGPT sa dare dei consigli migliori dei miei. Proviamo a chiedere questo.
Consigliami un film da vedere in italiano su Netflix, disponibile anche negli Stati Uniti. Questo perché sapete, ci sono dei film che sono disponibili solo in alcuni paesi. Magari voi venite dagli Stati Uniti e volete un film su Netflix in italiano disponibile negli Stati Uniti. Mi piacciono molto le commedie divertenti e non voglio che il film sia troppo lungo o molto difficile da capire. Vediamo che cosa ci consiglia. Ah, che bello! Guardate che bello! Ok, ti consiglio Benvenuti al Sud, una commedia italiana divertente che racconta la storia di un postino che finisce per errore in un piccolo paese del sud Italia e scopre un nuovo modo di vivere. Non era un postino però, nel film Benvenuti al Sud, Claudio Bisio, che non mi ricordo come si chiamava nel film, era un direttore delle poste, non un postino. Il film è disponibile su Netflix negli Stati Uniti. Se mi stai guardando dagli Stati Uniti, controlla se il film è davvero disponibile. Ed è sottotitolato in inglese. Vabbè, meglio in italiano però, eh. Ha una durata di circa 1 ora e 45 minuti ed è abbastanza facile da seguire anche per chi non parla italiano, che comunque è vero. Sì, ci sono alcune scene in dialetto, però non sono così difficili perché nel film abbiamo sia attori del sud che appunto il protagonista del nord che non riesce a capire quello che dicono al sud, quindi anche se tu non capisci non è un problema, non è necessario capire anche quelle parti. Non è facilissimo, però è una commedia divertente e non è neanche così troppo difficile da capire. Secondo me non è un consiglio così malvagio, eh. E ora vediamo se ci consiglia anche un bel libro. Sto imparando l'italiano e vorrei leggere per la prima volta un libro in italiano. Mi puoi consigliare il titolo di qualche libro con cui iniziare? Non voglio dei libri troppo lunghi e difficili. Vediamo. Certo, ecco alcuni titoli di libri in italiano che potrebbero essere adatti per iniziare. Il Piccolo Principe, Le avventure di Pinocchio, Cuore, Lo Hobbit, La casa nella prateria. Spero che questi suggerimenti ti aiutino a trovare un libro interessante ed adatto al tuo livello di italiano. Facciamo così, chiediamo aiuto a una mia collega, Valeria, che lei è super esperta di libri, e vediamo che cosa ne pensa di questi consigli di ChatGPT. Ciao Ste, ma che bella domanda! Allora, ti rispondo subito che i tre libri non italiani, cioè Il Piccolo Principe, La casa nella prateria e Lo Hobbit, sono delle buone opzioni per persone che hanno magari già letto quei libri nelle loro lingue e quindi vogliono provare, già avendo alle spalle una conoscenza della storia, vogliono provare a leggerlo in italiano, quindi può essere una buona idea. Io so di altri miei studenti che hanno fatto questa stessa cosa con Harry Potter, quindi avendolo già letto nelle loro lingue, poi si sono sentiti pronti per leggerlo anche in italiano, quindi ci può stare. Per quanto riguarda il libro Cuore, mi spiace, ma non l'ho letto. Mi assumo questa responsabilità nel dire che non l'ho letto. Invece ti consiglio sicuramente Le avventure di Pinocchio. È un libro che io stessa ho proposto ai miei studenti intermedi e pur essendo un libro un po' vecchio, un po' datato, è comunque un caposaldo della nostra letteratura per l'infanzia. Quindi sì, perché no? Assolutamente d'accordo. Ciao, un bacione. Quindi grazie mille Valeria per questo tuo punto di vista. Se volete seguire Valeria, che è bravissima, vi consiglio di seguirla su Instagram a Italiano con Valeria. Posta un sacco di contenuti interessanti che sicuramente amerete. E ora andiamo avanti e vediamo l'ultimo modo in cui possiamo usare ChatGPT in italiano. Lo possiamo usare per fare semplicemente conversazione. Oh, adesso non vi aspettate di parlare con una persona vera, però sicuramente di tutti gli assistenti virtuali, intelligenze artificiali, ChatGPT è quella con più memoria. Infatti altri assistenti virtuali come Siri, Google Home, Alexa, che vabbè non sono la stessa cosa di ChatGPT, però non hanno memoria. Cioè se io faccio una domanda e poi voglio continuare quella conversazione,
fanno fatica. ChatGPT invece ricorda quello che ci siamo detti durante tutta la conversazione, più o meno. Fa del suo meglio. Proviamo a fare questo. Sto studiando l'italiano. Aiutami a parlare. No, non è quello che volevo. Fermiamoci. Aiutami a esercitarmi in italiano. Parliamo insieme. Certo, sono qui per aiutarti. Di che argomento vorresti parlare? Non lo so, proponi tu. Voglio che avvii e porti tu avanti la conversazione. Ok, come è stata la tua giornata finora? Va bene. La mia giornata è stata stancante. Ho lavorato molto e ho mangiato poco. Non vedo l'ora di cenare stasera. La tua? Vediamo se adesso mi dice com'è stata la sua giornata. Perfetto. La mia giornata è stata piuttosto impegnativa, ma non ho fatto nulla di troppo stancante. Ho risposto a molte domande da parte degli utenti, tra cui te, e ho imparato alcune cose nuove. Spero che la tua cena sia gustosa e ti permetta di ricaricarti, fantastico, per la giornata successiva. Ora, noi non sappiamo che cosa significa ricaricarti, perché magari è un verbo interessante, quindi chiediamo cosa significa ricaricarti? Ricaricarti significa ristabilire le energie e la vitalità che hai perso a causa dell'affaticamento e della stanchezza. Dopo una lunga giornata di lavoro, ad esempio, è importante trovare un modo per rilassarsi e ricaricarsi, in modo da avere abbastanza energia per affrontare il giorno successivo. Questo può avvenire attraverso un buon pasto, l'esercizio fisico, il riposo o altre attività che aiutano a ristabilire le energie fisiche e mentali, no? Quindi ricaricarsi come una batteria. Però diciamo che siamo pigri. Cosa significa ricaricarti in inglese? Fantastico! Ovviamente non aspettatevi di poter fare delle conversazioni vere e proprie come se fosse un umano, ma è sicuramente davvero un grande inizio. Va benissimo, questi sono i miei consigli su come usare ChatGPT per migliorare in italiano. Ora ricordati che possiamo usarlo come uno strumento aggiuntivo, ma ChatGPT al momento non può sostituire un professore o una persona vera. L'interazione con i parlanti nativi è fondamentale per migliorare in una lingua. Allora, cosa ne pensi? Userai ChatGPT? Lo integrerai nella tua routine giornaliera? Fammelo sapere qui sotto nei commenti e se il video ti è piaciuto e vuoi supportare il mio canale, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, questo mi aiuta incredibilmente, e non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina, così che non perderai nessun video futuro. Noi come sempre ci vediamo nella prossima lezione, un abbraccio dall'Italia, ciao! Questo video è stato interamente ideato da ChatGPT.